Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, bentornati in questo nuovo video. Ovviamente oggi parliamo, come dice il titolo, chiariamo, mettiamo dei puntini sulle i per quanto riguarda l'NDE, altrimenti diventa un marasma e non si riesce a parlare con dei punti di riferimento. Infatti una notizia uscita un po' sui social media in questi giorni ha, come per dire, destabilizzato un po' di quelli che avevano preso fiducia nell'NDE. Ma questo perché i parametri da cui partono sono errati. La notizia riportava che un signore di 87 anni in fase di morte, avendo rilasciato le debite autorizzazioni, è stato monitorato. Una volta morto, è stato riscontrato dall'attacco e dall'elettroencefalogramma che il cervello ha funzionato per altri 30 secondi. Questo fatto ha portato un grande sconcerto tra chi segue i gruppi di NDE, perché i medici, chi ha studiato questo caso, dice che potrebbe essere una delle spiegazioni dell'NDE, cioè questi 30 secondi di ulteriore vita del cervello dopo la morte constatata, e anche qua c'è da capirsi cosa si intende per morte constatata, perché se il cervello era ancora funzionante vuol dire che il signore non era ancora morto, ma che sarebbe morto 30 secondi dopo. E questa è già una prima osservazione da fare. Ma è che quindi questi 30 secondi sono quelli che danno poi ai rianimati l'NDE. In realtà questa è una cosa innanzitutto che si conosceva già, infatti chi ha fatto come il sottoscritto servizi di emergenza, ha fatto tanti anni di servizio ambulanza come volontario del soccorso, saprà bene che ci sono i 5 minuti d'oro, cioè i 5 minuti in cui si può intervenire per rianimare una persona. Dopodiché si dà per scontato che la persona è persa. Il più delle volte, se si riesce a rianimarla dopo un certo tempo, la persona resta purtroppo, ai noi, un vegetale o con grossi deficit mentali e o di movimento fisici. Quindi dal punto di vista sostanziale la cosa non è assolutamente cambiata, cioè sappiamo tutti che il cervello può ancora per un po' di secondi lavorare dal momento, diciamo così, della cessazione del battito cardiaco. Ciò non toglie assolutamente nulla. Noi abbiamo sempre parlato degli studi fatti su persone a cuore fermo e a cervello fermo, cioè dove sia elettroencefalogramma, TAC, eventuale battito cardiaco erano riscontrati negativi, cioè dove non c'era alcuna attività né cardiaca né cerebrale. Ma anche posto che per qualche secondo ci fosse ancora attività cerebrale, ciò non toglie che ci sono 1 miliardo di altre prove che smentiscono che sia questo a dare l'NDE. Ad esempio, le persone che hanno avuto un OBE e che quindi riportano fatti accaduti nelle stanze o nei luoghi adiacenti a dove è riposto il corpo, o fatti accaduti anche dove è riposto il corpo con una visione dall'alto, quindi descrivendo i movimenti, le attrezzature, eccetera. Tutte cose che un cervello incosciente ma ancora attivo per pochi secondi non avrebbe potuto recepire. Negli anni ne abbiamo sentite molte. Prima la mancanza di ossigeno al cervello, quindi l'anossia, poi i medicinali, i farmaci che possono dare allucinazioni, poi la ghiandola pineale, poi altre migliaia di giustificazioni che con i vari studi fatti dai vari Pim Van Lommel, Pam Sarnia e dottor Moody, eccetera, sono state mano a mano smentite. Solo dicasi di chi sostiene che la DMT oppure la ghiandola pineale ci fa provare queste allucinazioni chiamate NDE. Infatti l'NDE l'hanno avuta sia persone che avevano la pineale atrofizzata, sia persone che erano stati operati quindi con assenza di ghiandola pineale e dove i livelli di DMT nel sangue risultavano negativi. L'NDE ad oggi dal punto di vista scientifico è che non possiamo altro che basarci su prove empiriche.
Come al solito sapete che non voglio entrare in contrasto con tante cose, quindi cerco di attenermi alla pura NDE, ma purtroppo, come succede spesso nel campo scientifico, almeno nell'epoca più moderna di questo, dagli anni 80 in poi, si tende a identificare alcune teorie come verità assoluta, per poi scoprire qualche anno più tardi che questa verità assoluta non è. E quindi quando escono delle notizie anche così poco definite, un caso solo, unico, prendete sempre queste notizie con le pinze. Questo è un primo consiglio. Secondo consiglio, come abbiamo detto, l'NDE prevede delle fasi ben specifiche, ben precise, entro le quali ci muoviamo per fare una statistica e una ricerca. E ovviamente tutto questo viene scrupolosamente eh, controllato. Questo per permetterci di non avere nessun dubbio per quello che riguarda sia la statistica che la prova empirica. Dopo ovviamente quello che succede oltre il tunnel, abbiamo detto sempre, purtroppo non è in alcun modo riscontrabile, e per questo fatto noi possiamo solo attenerci alle testimonianze di chi è tornato in vita. Possiamo dare per esempio una macchina fotografica, una videocamera a chi decede, se anche per alcuni minuti, con la quale possa una volta uscito dal corpo fare delle riprese o delle foto, ma dobbiamo basarci sulla sua testimonianza. L'importante è che questa testimonianza possa essere verificabile e riscontrabile appunto in modo empirico. Cioè, se la persona rianimata ci dice che nella stanza B c'erano 2 persone vestite in quella maniera, con quelle attrezzature che lui non avrebbe potuto in alcun modo vedere, visto che era in stato di incoscienza sul tavolo operatorio, ad esempio, questa è una prova empirica che ci dice che quell'NDE è un'esperienza viva e reale. Inoltre poi i vari studi hanno sempre scartato tutti quei casi clinici dove c'era l'apporto di sostanze particolarmente che potevano essere particolarmente allucinogene o sostanze contenute nel sangue che avrebbero potuto portare a illusioni o comunque a stadi alterati di coscienza. Quindi possiamo scartare anche questa ipotesi dei 30 secondi dopo la morte che producano l'NDE, ma possiamo scartarla proprio perché è una cosa che già si sapeva e che nulla di nuovo ha portato questo ennesimo studio su un singolo caso. Questo non per denigrare chi fa gli studi, anzi speriamo che continuino a fare studi in questo senso e che anche dal punto di vista scientifico si riesca a ottenere qualche prova concreta in più come quelle ottenute da San Palmia. È da dire che, come vi ho appena detto, questo nulla toglie, anche diciamo fossero riscontrate delle cose diverse, che chi ha avuto l'obe e quindi ha riportato prove concrete, magari indicando oggetti dispersi, magari dando delle profezie, delle precognizioni che ci dicevano che fra 5 anni, fra 10 anni sarebbe successo quel fatto, e alcuni portando addirittura delle invenzioni tecnologiche, sono fatti che ci dimostrano che non c'era allucinazione, che non c'era mancanza di ossigeno nel sangue, ma che queste persone hanno avuto delle esperienze reali. Spero con questo video di aver fugato i dubbi alle molte vostre domande che mi sono arrivate in questi giorni riguardo a questo fatto che è uscito sui media, insomma riguardo a questi 30 secondi. Nel caso sono sempre qua, chiedete e cercherò di rispondervi. Ci vediamo nel prossimo video, vi ricordo iscrivetevi al canale, mettete un bel like perché sono sostanziali, è gratuito, solo il 20% di voi che guardate questo video e che guardate gli altri video è iscritto al canale e quindi questo porta a una penalizzazione, quindi siccome è gratis fate una cortesia, iscrivetevi, mettete il like, cliccate sulla campanellina. Ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti da Ermanno, ciao!